Nella scorsa puntata del Giro d'Europa a piedi, raggiunta finalmente Linz, il nostro galletto ruspante incontra di nuovo il gigante buono, che dopo avergli portato pizza, formaggi e salsiciotti, passano dei giorni insieme, festeggiando il primo anno di cammino. 9.000 chilometri percorsi e tanta puzza sotto i piedi. Ripreso il cammino, ma già stanchi, decidono di godersi il momento e di continuare a mangiare. Ehi, che buongiorno. Un secondo. Ragazzuoli miei, buongiorno. Ci vediamo presto. alla prossima avventura. Ciao. Ciao bello. Siamo di nuovo soli. Ho salutato Lorenzo, alla fine non abbiamo camminato, ma ci siamo solo rilassati. Va benissimo così. Poi è arrivato il momento di continuare il nostro lungo viaggio. Nuovo anno in cammino, il nostro secondo anno. Una bella robetta. Mettiamoci in marcia anche oggi. Direzione ancora Germania, se non cambia qualcosa, e vediamo che ne viene fuori. Andiamo. Poi vi spiego. Questa mia è nuova, è una cosa bellissima. Mi sento chiamare Nazario, giro e incontro Sandro e Federico che vengono da Udine e sono venuti apposta con le moto per incontrare me. Mi raccomando, seguitelo. Adesso se ne tornano a casa, no? Sì. Vi fate una bella passeggiata, ma raga, che bello, apposta dall'Italia per venirmi a salutare. Grazie mille. Un salutone. Ciao Nazario. 400 km e passa per venire. Sono fatti la bella passeggiata con la moto, però sono venuti, saluto e se ne tornano. Che belli. Sono a più di 20 km percorsi. Oggi non è una tappa proprio bellissima, è un po' di strada, qualche paesino qua e là, e penso farò qualche altro chilometrino, il tempo di raggiungere una zona buona. Parcheggio la tenda perché dobbiamo lavarla un po', raga. Devo rimuovere la muffa, altrimenti qua puzza di brutto ogni volta che ci entro e diventa anche pericoloso. Punto di sosta trovato, mi piazzerò qui con la tenda, però prima di tutto proteggiamoci dalle zecche, che qui è pieno, perché queste si incollano e poi me le porto in tenda e la notte c'ho gli incubi. Ok ragazzuoli, direi che ci siamo. Ho qui un po' di cosine che utilizzeremo oggi per pulire un po' la tenda. Non per forza rimuovere le macchie, perché alcune macchie sicuramente non verranno via, ma devo uccidere, diciamo così, la muffa. Ora l'aceto utilizzeremo lui, diciamo così, disinfettare, uccidere la muffa. Ho qui una spazzolina per i piedi, questa la utilizzeremo come forza bruta e è morbida, quindi non va a danneggiare il tessuto. Ho qui anche delle salviettine, diciamo non servono per forza, ma le utilizzeremo per rimuovere la puzza dell'aceto dalla nostra tenda. Di che cosa abbiamo bisogno? Un piccolo contenitore, quindi utilizzeremo una nostra padellina, perché praticamente l'aceto non deve essere messo in maniera diretta sul tessuto, andrebbe ad agire in maniera troppo forte, troppo aggressiva e danneggerebbe il tessuto
e anche le sostanze utilizzate per l'impermeabilità, ma deve essere diluito con acqua, 1 di aceto, 2 di acqua. Peccato che purtroppo ho trovato solo questa bottigliona grossa, però è meglio spendere €1 di aceto che comprare un prodotto che comunque è aggressivo e danneggerebbe la tenda, che costa molto di più. Ok. Diluendo l'aceto 1 di 3 come abbiamo appena fatto, non va a perdere la sua forza, la sua funzione nel disinfettare roba varia, ma va a essere semplicemente meno aggressivo sul tessuto, quindi si eliminerà comunque la muffa. Possiamo anche mettere l'aceto in maniera diretta sulle macchie, diciamo, se ci sono quelle più ostinate, però appunto c'è il rischio che poi va a danneggiare un po' questi tessuti che sono fragilissimi. Semplicissimo, iniziamo dal tessuto esterno, che sarebbe questo qua, quell'altro non l'ho messo per ora, e guardate qua, qui già ci sono le prime macchie di muffa, sono esterne, non è che me ne frega più di tanto, e semplicemente dobbiamo passarci su, quindi non importa se la macchia non viene via, a noi interessa eliminare la crescita della muffa, mi interessa proprio che muoia e dobbiamo lasciarla asciugare per 30 minuti, una cosa del genere. Ho scelto questo posto perché non abbiamo il sole diretto. Il sole diretto insieme all'aceto andrebbe a danneggiare il tessuto, invece lo facciamo asciugare con il venticello che c'è e non dovrebbe succedere niente. Buongiorno mondo! Questo è uno dei metodi più semplici che possiamo utilizzare quando siamo in viaggio, non abbiamo una lavatrice adatta per la tenda, perché ci sono delle lavatrici adatte per lavare le tende con prodotti specifici, e quindi per velocizzare un po' il tutto e per essere sicuri andiamo di aceto, che è molto economico, e questa. Allora, iniziamo dalla parte esterna dello strato interno. Guardate qua quante macchie, guarda qua. Oppa. Guardate qua, c'è una bella macchia qua. Qui non so se la vedete, ma c'è una specie di macchiolina. Vabbè, queste sono già macchie che erano esterne, però sicuramente non riusciremo a rimuovere. E qui c'è la macchia più grossa. Guardate qua che roba. Ho passato l'aceto, credo, su tutti i punti dove c'è muffa. Adesso aspettiamo. I punti dove abbiamo buttato l'aceto sono belli asciutti, ho lasciato riposare un po' il tutto e direi che possiamo finalmente buttarci su un po' d'acqua, perché dobbiamo rimuovere comunque il residuo dell'aceto e ci vorrebbe tanta acqua per farlo, però purtroppo non ne abbiamo a disposizione, quindi appunto mi aiuterò con queste salviette che immergeremo nell'acqua, le bagneremo ancora di più e dovrebbe funzionare. Bagnandole nell'acqua dovrebbero essere anche meno aggressive loro. Profumo di limone. Allora. A posto, dai. Adesso l'unica cosa che dobbiamo fare è aspettare che si asciughi il tutto
perché praticamente se lasciamo la tenda umida non abbiamo fatto niente, la muffa riprende di nuovo. Adesso la lasciamo stare così per un bel po'. Posso già metterci anche il lettino dentro, tanto si asciugherà perché fa anche abbastanza caldo, ci sono più di 20 gradi. Le macchie purtroppo queste non si tolgono più. È tutta un'altra cosa. Oggi mangiamo una bella insalata con tonno, peperoni, una cremina e via. Ci metterei un po' d'aceto, ma va bene così. C'è già dell'aceto. Ci vediamo tra un po'. Buongiorno mondo! Oh yes. Iniziamo anche oggi questa nuova tappa, bellissima perché abbiamo il sole dalla nostra parte, le temperature sono abbastanza buone per camminare. Il mio prossimo obiettivo è Salisburgo, quindi penso 2 o 3 giorni raggiungiamo quest'altra bellissima città e da lì poi entriamo in Germania. Usciamo prima di tutto da qua, se no ci riempiamo di zecche. Che posto! Ma ciao signor Cigno! Muchas gracias. De nada. Ragazzuoli, ho conosciuto Tatiana e Cristina. Allo? Mi hanno dato un panino da mangiare e mi hanno offerto un caffè. Grazie mille. Abbiamo iniziato benissimo la giornata. There was a time when I was lonely. I was trying hard to get Fa paura questa strada. but baby then you came along. I know I never felt that strong. Nothing's gonna hold us down. Yeah, we are taking off the ground now. Stay with me. We're aiming for the sky. Quasi quasi mi posiziono qua. Ho fatto una tappa piccina oggi. Le temperature sono salite di un po' e mi sono un po' sciolto. Adesso mi sa che mi dovrò riabituare di nuovo alle temperature alte, che arrivano ai 40. Comunque ho trovato questo boschetto che non è male. E adesso proprio ora noto che c'è anche una stradina dietro di me. Sicuramente passerà anche qualche animaletto da qua. Mi sembra abbastanza tranquillo. Solitamente sono dei boschi sempre pieni di erbacce e quant'altro. Invece oggi meno male mi è andata bene. C'è giusto un po' di muschio. Non è proprio lineare il terreno, ma va benissimo. Oh, voilà. Messo nel burro con aglio. E poi qui c'è qualcos'altro. Ragazzuoli, io adesso mi metto in tenda, riposo un po' e domani riprendiamo il cammino. Fatemi sapere se anche questo video vi è piaciuto. Fatemi sapere se voi conoscete altri metodi per lavare la tenda da campeggio, per togliere la muffa e tutto il resto senza rovinarla. Scrivetelo nei commenti. E detto questo, noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao belli! Back to what used to be home, passing by those little towns I know so well, stopping for gas and then I'm behind the wheel again. Driving is like a spiritual cleanse, where every mile is a new beginning and every bend holds a new end.
Eyes on the road, don't lose control. I'm speeding fast to chase my soul. I'm driving to get away, running through emotions high and low, holding on or letting go. I'm fighting another day. The neon lights in the fast lane life, riding high, reaching for the sky. I had it all but lost and fell back down again. Spent my time playing the game where every single day was a losing battle and every drink was a dead end. Eyes on the goal, don't lose control. I'm living fast, I've lost my soul.